Benvenuti sul mio canale dove parlo di moda uomo e moda vintage. Finally, I'm back! Come state ragazzi? Spero bene. I am bored as hell perché tutto è chiuso e devo stare qui in casa fino a Pasqua, penso. Però c'è una buona notizia. La serie in italiano che sto portando qua sul canale sta volando ragazzi. Il video anni 80 che ho fatto recentemente sta esplodendo e quindi sono molto felice di questo, e anche gli altri video che avevo fatto insomma negli anni 50, 40, 70 e 60 stanno volando. Quindi continuerò questa serie in italiano e vedrò se nel tempo farò anche altri video in italiano. Quindi oggi andiamo avanti con un altro episodio sulla storia della moda maschile dagli anni 80, andiamo avanti fino ai mitici anni 90. Negli anni 90 la moda cerca di tornare ad essere minimal rispetto ai trend più sgargianti ed eclettici degli anni 80. Tatuaggi e piercing diventano di stile e mainstream. Nella prima metà degli anni 90 molti trend degli anni 80 rimangono di moda, ma con la crescita della popolarità del grunge e alternative rock i trend cominciano a cambiare dal 1992, grazie a band famose in quel genere. La globalizzazione e l'avvento di internet rivoluzionano questo periodo ed influenzano anche la moda, soprattutto alla fine degli anni 90. Nei primi anni 90 la moda anni 80 rimane influente, con i colori neon e accesi, le giacche a vento e i kiwi colorati, i jeans lavati, sneakers e Dr. Martens, salopette, maglioni oversize, camicie con pattern geometrici e cappellini. Nel corso del 1992 esplode la moda grunge, grazie a band come Nirvana e Pearl Jam, che era fatta da camicie di flanella, jeans strappati, Converse, Dr. Martens, maglioni e cardigan di lana, t-shirt di varie band e salopette. Il principale esponente della moda grunge è Kurt Cobain, cantante di Nirvana, che tramite il suo stile ha influenzato i giovani in quel periodo. Dopo la caduta del muro di Berlino nell'89, la guerra del Golfo sconvolse l'inizio di questo periodo. In Italia la strage di Capaci, lo scandalo di Mani Pulite e l'ascesa di Berlusconi sconvolgono il mondo politico e la cronaca. I primi telefoni arriveranno in Italia alla fine degli anni 90. A livello musicale la musica dance diventa popolare e via la nascita delle boy band e delle girl band, dei giovani pop stars che diventano famosi anche grazie ad MTV. Nella metà degli anni 90 altri stili e subculture emergono, come il preppy, che viene modificato da quello degli anni 80 e reso più casual, con t-shirt a righe, mocassini, camicie di gingham, jeans a vita alta da brand come Gap, Old Navy, Abercrombie & Fitch. Gli anni 90 sono anche il periodo d'oro delle sitcom, come Friends, Seinfeld, Willy il principe di Bel-Air, Beverly Hills 90210, Buffy e molti altri. L'hip hop diventa popolare grazie ad artisti come Tupac, Notorious B.I.G., Dr. Dre, MC Hammer, Eazy-E e molti altri. È fatto da giacche da baseball oversize, jeans larghi, bomber, tutto da ginnastica e moda militare. Grazie ai rapper l'abbigliamento sportivo diventa popolare, viene integrato nella moda casual. La moda dei pantaloni a vita bassa o calati è cominciata all'inizio degli anni 90. Tommy Hilfiger diventa uno dei brand più famosi nell'abbigliamento sportivo e diventa un brand molto influente nella moda hip hop, che ha collaborato con artisti come Aaliyah, TLC, Puff Daddy e Coolio. Lo stile punk torna di moda, soprattutto nella skater community, con lo skate punk, fatto da t-shirt, camicie di flanella, pantaloncini khaki, dickies, cappini da baseball, felpe con cappuccio, Vans, Converse e cinghie. Alla fine degli anni 90 lo streetwear influenza la moda dei giovani e il grunge diventa non di moda. Per me gli anni 90 ragazzi sono il top dallo stile, alla musica, le sitcom e i cartoni, anche se non mi sono goduti appieno perché sono nato nel 96, ma ho visto la maggior parte delle sitcom e della musica che andava di moda negli anni 90. Se mi chiedete qual è la mia serie TV preferita degli anni 90, di sicuro vi risponderò Willy, il principe di Bel-Air.
Yo, questa è una storia di come la mia vita è cambiata, a casa vostra sotto sopra sarà finita, su due piedi, qui con te vi parlerò di Willy, super figo di Bel Air. Invece i miei artisti preferiti sono i Green Day, Blink-182, i Nirvana, TLC, Britney, Boyz II Men, Belle Biv DeVoe. Invece come giochi, ovviamente Pokémon e Super Mario 64. Avevo Nintendo 64 una volta, ma non ce l'ho più. Quindi oggi farò vedere due outfit, uno che è ispirato al preppy mentre l'altro è ispirato al New Jack Swing e hip hop. So let's go! Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale, suonate la campanella così saprete quando metterò un nuovo video, e penso che alla fine di questa serie mancheranno 2 episodi, uno sugli anni 2000 e l'altro sugli anni 30. Non so se farlo anche sugli anni 10 perché quelli sono un po' più difficili da ricreare, però vedrò come fare. E ci si vede alla prossima.